Allora, in questo caso siamo fortunati perché abbiamo già il risultato, quindi sappiamo orientarci e dobbiamo dimostrare che se io prendo la funzione g, la calcolo in 1 e poi quello che esce lo calcolo mediante la funzione f, allora mi deve uscire 0. Vediamo come si fa. Quindi intanto abbiamo detto che da qui voglio andare a calcolare quello che è g di 1, quindi praticamente non faccio che andare a sostituire ovunque ci sia la x 1, quindi 3 per 1 meno 1, quindi se mi porto avanti i conti viene 3 meno 1, ossia 2. E quindi questo è stato il calcolo di g di 1. Ora, questo risultato, come dice l'espressione stessa, devo andarlo a sostituire qui dentro, cioè se io so che g di 1 è uguale a 2, dentro la f metto proprio 2, ossia sono autorizzato a scrivere che f di g di 1 è uguale ad f di 2. Ma quanto fa f di 2? Vado a seguire la formula della funzione, quindi diventa meno quello che c'è dentro la funzione, ossia 2, e poi mi dice di sommare più 2. E allora meno 2 più 2 fa 0. E quindi è dimostrato il primo risultato. Ora, che cosa succede se vado a fare f di meno 2? Vediamolo. Se io faccio f di meno 2, quindi vuol dire che faccio meno la variabile che in questo caso è meno 2 e poi devo sommare 2. Allora viene meno per meno più, quindi 2 più 2 che mi dà 4. Quindi questo è il risultato preliminare. Allora quando vado a fare g di f di meno 2 posso sostituire il valore 4 con f di meno 2, quindi diventerà g di 4. Ora cosa mi dice di fare la g? La g mi dice metti 3 e moltiplica per la tua variabile, che in questo caso è 4, poi sottrai di 1. Allora 3 per 4 fa 12, tolgo 1 e finisco a 11, che è appunto il risultato del mio esercizio. E questo conclude interamente quest'altro esercizio sulla composizione di funzioni.